Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi una recensione a una macchina del sottovuoto. Allora, finalmente mi hanno inviato qualche cosa di molto utile per la cucina, fra l'altro io ne avevo proprio bisogno perché la mia piccolina ci sta un po' lasciando, diciamo, e mi hanno inviato questo pacco. Praticamente io so già il contenuto, ve lo dico già subito, è una macchina del sottovuoto e andiamo a farci una piccola recensione e vediamo come funziona e se è un buon prodotto, diciamo. Io non sono un gran recensore di prodotti, qualche cosa l'ho fatto, però di macchine sottovuoto me ne intendo perché le uso tutti i giorni, lo uso tutti i giorni anche in negozio e quindi bene o male un po' me ne intendo. Allora, il pacco intanto si presenta bene, cerco di tenerlo integro perché dovesse esserci qualcosa che non va, fa sempre comodo tenerlo da parte per la spedizione, per mandarla indietro o anche per la garanzia, ecco. Quindi cerco di aprirlo in una maniera da conservare il pacco e diciamo che all'interno viene spedita parecchio bene, quindi sono sicuri, ci sono i polistiroli per tenere fermo l'oggetto e già da sopra vedo che è una macchina del sottovuoto, mi sembra piuttosto professionale. Allora, una volta fatto l'unboxing, che è stato un po' lungo perché il cartone era ben chiuso, la macchina era ben protetta, quindi un bel packaging che la protegge durante la spedizione da botte o urti. La macchina è arrivata sana e a prima vista è proprio accattivante, ha questo design accattivante, tutta in acciaio inox con la campana trasparente. Trattasi della DZ260S della Vevor, una macchina del sottovuoto semi-professionale, diciamo, e al suo interno ho trovato cavo di alimentazione, abbiamo da una parte una presa tedesca e da una parte una presa tipica, quella da PC. All'interno c'era un'ampollina con dell'olio, che adesso andremo a capire cosa bisogna oliare, una piccola fascetta, una chiave a brugola che serve per registrare un po' le viti, perché queste qua sono macchine che vibrano parecchio e potrebbero anche allentarsi, qualche brugolina si potrebbe anche allentare. Abbiamo una striscia protettiva della barra saldatrice che vedete all'interno è già montata, questa striscia qua, sotto c'è il filo che va a riscaldare, che va a saldare i nostri sacchetti del sottovuoto. Questo serve per proteggere e per non far bruciare, diciamo, la plastica del sacchetto. Questo è una striscia di scorta perché probabilmente con l'uso prolungato si potrebbe rovinare o bucare, insomma io me ne accorgo anche nella mia che ho in negozio che ogni tanto vuole cambiato perché il calore la rovina e la buca. C'è il manuale delle istruzioni all'interno che è in inglese, adesso io vado a studiarmelo un pochettino e poi dopo vi do qualche dato sulla macchina e andremo con le prove del sottovuoto. Allora, dopo aver letto un po' le istruzioni e soprattutto per fortuna che le ho lette, non bisogna mai attaccare la corrente prima di leggere le istruzioni. Allora, praticamente dietro questa macchina del sottovuoto, avete visto cosa serve la brugola, andiamo a svitare questa vite, che l'ho già leggermente svitata, si apre la macchina in questa maniera e l'ampollina dell'olio serve proprio per andare a fare l'aggiunta. Qua c'è il livello dell'olio perché durante il trasporto si vede che non l'ha riempito per evitare delle perdite, quindi qua sopra c'è il tappo, questo è il tappo di sicurezza e questo è il tappo a filtro dell'olio e con questa ampollina andiamo a fare il pieno dell'olio nella pompa. Questa è la pompa del vuoto che ha una capacità di 1,2 litri d'aria. Cosa succede? Che questa pompa ha la capacità di assorbire, di risucchiare 1,2 litri d'aria, che è il contenuto della campana della macchina. Il funzionamento è molto semplice. Adesso vado a rabboccarla d'olio controllando questa spia che c'è qua, il livello. Ci sono proprio due tacche.
ecco, leggermente abbondante, però siamo arrivati al livello e praticamente c'è andata quasi tutta l'ampollina. Quindi adesso vado a richiudere il suo tappo, quello a filtro, e il tappo di sicurezza. E molto semplicemente vado a richiudere, ecco, chiuso tutto. Adesso proviamo ad accenderla. Allora, dietro abbiamo la presa, come vi dicevo, da computer e un interruttore, quindi basta solo inserirlo e accenderla e la macchina è pronta a lavorare. Qui davanti abbiamo un pannello digitale di controllo molto semplice da capire, basta soltanto regolarlo in base a l'alimento che ci mettete dentro, se volete più o meno vuoto per non schiacciare, diciamo volete mettere sotto vuoto dei tortellini e volete che non si schiacciano, basta dargli un pochettino meno vuoto. Vi faccio vedere. Una volta accesa davanti c'è un pannello frontale dove ci sono dei comandi digitali da poter impostare sia la durata del sottovuoto, la temperatura della barra e la durata della saldatura. Sono tre parametri semplicissimi, si regolano tramite il pulsante setting. Premendolo si va in vacuum, che è il tempo di sottovuoto che rimane il pezzo dentro, diciamo, no? 50 sono i secondi. La macchina aspira per 50 secondi, poi in automatico passa alla fase di sealing, che è a quanti secondi dura la saldatura del sacchetto. Anche qui ci sono tanti tipi di sacchetti che adesso vi faccio vedere. In base allo spessore del sacchetto decidete voi la temperatura di saldatura, perché se è troppo alta potrebbe bruciare la plastica. E poi andiamo al tempo che deve tenere la saldatura. Abbiamo il pulsante start, questo è il pulsante stop che serve per arrestare la macchina in qualsiasi momento. Se per caso vedete che avete sbagliato a impostare qualche cosa, premendo stop lei si ferma e potete tirare fuori l'alimento. Va bene, vi faccio vedere i sacchetti. Allora, per quanto riguarda i sacchetti, naturalmente i sacchetti vogliono presi della misura precisa della campana o più piccoli, perché sennò più grandi uscirebbero dalla barra saldatrice e non riuscireste a saldarli. Ha una larghezza di 27 cm per al massimo 30 cm. Quindi 27, 25 x 30 sono i sacchetti che ci sono, 25 x 35, ecco, vanno bene anche questi qua, 25 x 35. Per quanto riguarda la tipologia di sacchetto, se fate dei sottovuoti per la cottura a bassa temperatura, mi raccomando, usate i sacchetti appositi, lo trovate scritto proprio sulla confezione, che è adatto a la cottura a bassa temperatura, e c'è la temperatura massima che possono arrivare i sacchetti. Li riconoscete perché i sacchetti del sottovuoto per la cottura a bassa temperatura hanno una parte goffrata in questa maniera, dall'altra parte sono lisci. Adesso non so se siano tutti così, però si riconoscono, sono leggermente meno spessi di quelli da sottovuoto normale, che non sono adatti per cottura, sono fatti di un materiale adatto e non rilasciano particelle alla carne, insomma non vanno a danneggiare la carne. Quindi abbiamo detto il sacchetto più o meno è 25 x 35 è la dimensione massima, poi potete prenderne dei più piccoli o in base a quello che dovete fare al momento. Allora proviamo a fare un sottovuoto. Una cosa a caso mi sono preparato, intanto ho qua una salsiccia, dopo proviamo a fare delle altre cose un pochino più importanti, però intanto se rovino la salsiccia non succede niente, insomma, se si schiaccia. Quindi le prime prove le farò così. Vado a inserire la salsiccia nel sacchetto. Adesso questa qua non la userò per la cottura a bassa temperatura, quindi vado a inserire. Qui abbiamo questo ferretto che serve per tenere fermo il sacchetto, quindi vado ad appoggiarci il sacchetto, chiudo, vado ad abbassare la mia campana e premo start. Ho lasciato i valori impostati come abbiamo visto nel video. Partirà un timer qua davanti, quando arrivo a 0 farà la fase di saldatura della barra, quindi il calore, e poi dopo la saldatura.
Qua sopra la campana è trasparente ed è molto bello perché si vede bene l'alimento che si va a chiudere. Insomma, adesso tutte le macchine del sottovuoto moderne, anche quelle super professionali come quella che io utilizzo nel negozio per fare sottovuoto ai prosciutti, naturalmente ha una campana molto grande e contiene pezzi più grandi. Questa qua è una macchina di sottovuoto semi professionale perché è molto valida proprio dalla fattura, però è più piccolina, quindi è più limitata, diciamo, a usi domestici o anche a piccoli negozi che devono fare dei piccoli sottovuoto. Ecco, in questo momento lei si è fermata, adesso sentirete che assorbe l'aria, proprio la risucchia dal sacchetto, e adesso sta facendo la fase di saldatura. Quando ha finito sentirete un click, finito, si alza il coperchio e la nostra salsiccia è sottovuoto. Perfetto, non si è schiacciata, è come volevamo noi. Il sacchetto, guardate, è bello aderente, non è rimasta aria all'interno, è un ottimo sottovuoto. Parlando invece della saldatura, anche questa qua è una saldatura goffrata, si dice così, perché in molte fanno le due linee e tante volte quelle lì tendono a perdere ed è molto pericoloso quando andate a fare le cotture a bassa temperatura, che se vi si apre il sacchetto e entra dentro l'acqua ci viene uno schifo. Va bene, andiamo avanti con altre prove. Allora, passiamo a qualcosa di un pochino più solido. Intanto mi chiedete, una volta stagionati i salumi o i salami, come li conservi, perché magari se ne fate una quantità importante, una volta che sono pronti, dopo diventano duri tutti in un colpo e magari non riuscite a consumarli e vanno rovinati, insomma, vi siete costretti a regalarli o insomma il problema persiste, insomma, diventano duri e si fa fatica a mangiarli dopo. Allora cosa succede? Quando finite il periodo di stagionatura, quelli che volete tenere fuori li tenete fuori, oppure per conservarli, adesso questa qua non è adatta per metterlo sottovuoto intero, ma vi consiglio di tagliarlo magari in due pezzi, in questa maniera. Il salame lo inserite dentro un sacchetto del sottovuoto e questa qua è la miglior maniera per conservare i salumi anche per mesi e vi rimarranno morbidi. Una volta che voi lo tirate fuori dal sottovuoto, lo lasciate respirare un po', anche una mezza giornata, vedete che riprende consistenza ed è perfetto per il taglio. Allora, andiamo a vedere come mette sottovuoto il salame, perché poi dopo andremo a fare anche qualche prova dei liquidi, perché questa macchina qua ha una campana e quindi può anche mettere sottovuoto carne sotto salamoia oppure sotto conce, insomma, che c'è dentro del liquido dell'acqua, con quelle piccoline, assorbendo butta fuori l'acqua e fa un macello. Questa qua è adatta per fare sottovuoto con i liquidi interno al sacchetto. Quindi vado a chiudere la mia barretta, chiudo la mia campana, faccio partire con start. Quindi le impostazioni che io gli ho dato per il momento vanno bene, ma se mi accorgo che fa poco sottovuoto basta aumentare un po' il tempo del vuoto e lei reagisce, insomma lo fa più aderente il sottovuoto. Adesso andiamo a vedere come viene questo salame e poi passiamo a magari della carne. Una volta finito andiamo a vedere che il salame è perfettamente sigillato e aderente, qua aria dentro non ce n'è ed è perfetto. La chiusura, come vedete, è perfetta. Io direi che questa macchina per il momento si sta comportando veramente bene e inizio ad essere contento. Bella, veramente bella. Allora, dicevo che passiamo alla carne, ma mi piacerebbe mettere sottovuoto un bel pezzo di formaggio. Allora, il formaggio parmigiano reggiano in questo caso, quindi è un formaggio bello duro. Mi raccomando, quando fate il sottovuoto tirate via gli spigolini, perché questi qua possono forare il sacchetto e magari anche col tempo in frigo, magari prendendoci contro, fa un forellino e perde il sottovuoto. Andiamo a inserirlo in un sacchetto. Questa è una cosa molto intelligente, perché acquistando un triangolino così di formaggio ha un prezzo il formaggio, essendoci poca crosta, ma se volete risparmiare e comprare un pezzo più grande da 1 chilo, 2 kg, naturalmente il prezzo si abbassa un pochettino, il prezzo al chilo. Poi quando siete a casa con il coltello ve lo fate a pezzettini, ve lo mettete sottovuoto e vi dura un sacco
Quindi torniamo a fare ferretto, inseriamo il nostro sacchetto, chiudo il ferretto che trattiene il sacchetto. Anche questa cosa qua è molto intelligente, perché per dire la mia macchina grande che utilizzo in negozio questo sistema non ce l'ha mica. E facciamo partire. Guardate che sottovuoto professionale, fantastico. Così lo conservate 2 mesi, 3 mesi se non lo mangiate prima, e vi rimane sempre fresco. E allora, prima della prova della carne, diciamo condita con dentro del liquido, insomma, vi dico anche le misure perché non ve le ho dette. Abbiamo un ingombro di 40 per 32, quindi 40 di lunghezza, 32 di larghezza, e un'altezza di, vediamo qui alla campana, circa 33 cm. Quindi questo qua è l'ingombro. Devo dire che la macchina è silenziosissima. Adesso voi sentite il microfono perché c'ho il motore proprio attaccato al microfono, se sentite il rumore, ma veramente nell'ambiente è molto silenziosa e discreta, diciamo. Va bene, andiamo con la carne. Allora, passiamo alle cose liquide, le cose un pochettino più brigose di solito per le macchine del sottovuoto. Allora, qui abbiamo un roast beef che è stato cotto e c'è il suo sughetto. Vorremmo metterlo sottovuoto per conservarlo un pochettino più a lungo con il suo sughetto dentro. Normalmente con le macchinette normali il liquido schizzerebbe fuori. Adesso andiamo a metterlo sottovuoto e vediamo come reagisce la macchina. Allora, fate la solita piega sopra per non sporcare il bordino, che poi dopo non salderà bene la macchina se lo bagnate o si unge o si ingrassa, diciamo, e quindi si fa una piega in questa maniera. Andiamo a inserire il nostro pezzo di roast beef all'interno del sacchetto in questa maniera e vado ad aggiungerci il suo sughetto. Giriamo il sacchetto in questa maniera, proprio la parte della saldatura rimane asciutta. Vado ad appoggiare il mio pezzo di roast beef all'interno della macchinetta. Questa cosa qua è molto ma molto comoda. Chiudo il coperchio e faccio partire il sottovuoto. Sigillatura perfetta, non è uscita una goccia e abbiamo il nostro roast beef conservato con all'interno il suo sughetto pronto per l'uso. Quindi passiamo alla carne che andremo a cuocere a bassa temperatura. Io mi sono preparato della carne marinata, quindi abbastanza umida, con dentro la sua concia. Vado a inserirla in un sacchetto adatto alla cottura a bassa temperatura, naturalmente si riconosce sempre dalla gorfatura. Vado a inserire dentro le mie braccioline all'interno del sacchetto. In questa maniera, mi raccomando, fateci sempre il risvoltino sopra il sacchetto in maniera da non sporcare l'orlo, perché sennò dopo ci sono dei problemi di saldatura, potrebbe non saldare correttamente. Quindi rigiriamo il risvoltino, inserisco la mia ciccia all'interno della macchina del sottovuoto, quindi vado a chiudere. Se il sacchetto è più abbondante potete anche tirarglielo via con il coltello un pezzettino. Ecco fatto. Chiudiamo. Pronte per essere immerse nella vasca con l'acqua e il roner per fare la cottura a bassa temperatura, oppure le potete conservare anche una giornata in maniera che comunque la concia prenda bene, e poi il giorno dopo siete pronti per la cottura. Quindi guardate che spettacolo di saldatura e il sacchetto come tiene. Ma andiamo a esagerare. Avete mai fatto un
una salamoia con, magari adesso io qui ho un filetto di tacchino, ho voglia di fare un arrosto, l'ho messo sotto acqua e sale per poi fare una cottura al forno e farci un arrostino piccolino anche. Quindi abbiamo bisogno di tenere il pezzo sotto salamoia e lasciarci l'acqua al suo interno del sacchetto. Quindi risvolto nel sacchetto, inserisco il mio filetto e aggiungo anche la salamoia, quindi un bel po' di liquido, non poco come prima. Giro il risvolto e vado a inserire. Non è uscita una goccia d'acqua e voi potete continuare la marinatura un giorno o due in frigo sotto vuoto, non farà odore e sicuramente è molto più igienico e pulito. Insomma, ecco, guardate qua che spettacolo. Dopo, una volta fatto ciò, potete aprirlo e metterlo ad asciugare, poi cuocerlo come un arrostino. Queste qui sono alcune possibilità, alcune prove che ho fatto io, ma si possono fare tantissime altre cose, mettere sottovuoto le verdure, il pesce soprattutto, o addirittura potete fare un sacchetto col sottovuoto e metterci dentro il brodo. Questa macchina qua è un toccasana in cucina, è veramente utile. Alla fine l'ingombro c'è perché è abbastanza importante, però secondo me dall'utilità ne vale la pena. Si può utilizzare in casa, specialmente per chi fa i salumi come me, per mettere sottovuoto i vari pezzettini di salume quando non vengono utilizzati subito, per evitare che diventino duri, come dicevo all'inizio del video. E infatti io la terrò, diventerà un pezzo della mia cucina perché sono rimasto veramente soddisfatto, veramente professionale, il sottovuoto è perfetto, la saldatura, soprattutto la saldatura, la parte importante del gioco, perché se non viene bene la saldatura e perde il sottovuoto, l'alimento all'interno, e non ve ne accorgete, l'alimento all'interno va a male, perché dentro al sacchetto senza il vuoto fa la muffa. Quindi si comportano veramente bene. Qua sopra il manuale, molto semplice, ci sono le spiegazioni del pannello di controllo, che sono 3 cose che vi ho fatto vedere anche io, ci sono tutti i dati. Comunque vi lascerò il link sotto al video in descrizione per andare a vedere, proprio andare direttamente nella pagina del prodotto, poi lì c'è la scheda informativa e potete guardare tutto quello che magari non ho detto, mi è sfuggito. Niente, vi lascio solo con il link sotto nella descrizione del video, fate clic sulla frecciolina sotto e trovate proprio il collegamento. Il prezzo non ve lo dico perché nel sito ci sono parecchie offerte, delle volte magari può variare di qualche euro in meno, perché magari vi dico il prezzo adesso e fra un mese che guardate il video il prezzo è leggermente diverso, quindi andate a vedere, non è costosissima, però ne vale veramente la pena. Bene, detto questo, io vi ringrazio della visione, spero di aver detto tutto, insomma, di essere stato piacevole, e ci vediamo alla prossima video ricetta o video recensione. Un saluto da Davide, ciao a tutti!